Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo Mattino Milan 18 settembre del 2025. Buon giovedì, a ormai 2 giorni dalla partita, la quarta di campionato del Milan contro l'Udinese. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto a chi si iscrive o chi è iscritto al canale. Potete iscrivervi cliccando, tra l'altro anche qua sopra, qua in alto, dovrebbe comparirvi tra un po' il tasto per iscriversi. Chi è abbonato a 2,99 ci aiuta economicamente, chi lascia un commento, chi lascia il pollicione all'insù, cioè il like. Grazie a tutti quanti ragazzi, vi vogliamo bene, come vi diciamo sempre. Allora, oggi 2 o 3 argomenti sul piatto, visto che, come detto, arriva la partita e c'è già qualche scelta di formazione all'orizzonte importante. C'è una squadra che, per quanto riguarda il mercato, interessante, soprattutto per il reparto difensivo. E ci si gioca un po' il futuro, invece, del Milan, in tutti i sensi, nei prossimi 10 giorni. Da dove vuoi partire, Henry? Ma io partirei dalle scelte di formazione. Ok. Allora, le scelte di formazione sono abbastanza chiamate, nel senso che Pavlovic ieri ha fatto solo una parte dell'allenamento, solo la parte atletica. Poi è andato in palestra, ha proseguito le cure, non ha fatto tutta la parte, diciamo così, tecnica e tattica col pallone. Quindi, se oggi non si dovesse riaggregare, visto che oggi è l'ultimo allenamento vero e proprio, perché poi, insomma, domani c'è solo la rifinitura, si aprono le porte della titolarità per Coni De Winter. Direi che, insomma, non ci sono grandi problemi qui. No, non ci sono grandi problemi, al netto del fatto che siamo di fronte al primo, diciamo, alla prima crepa difensiva a livello fisico, no? Nel senso che Pavlovic magari non è al 100% e deve giocare De Winter. È ovvio che ti ritrovi con uno e un solo cambio come difensore centrale, giocando con 3, tra l'altro, e questo cambio è un ragazzo che ha pochissime partite tra i professionisti, cioè il buon Odogu, e quindi iniziano purtroppo adesso già ad esserci le situazioni in cui sei corto in difesa, con la speranza che durino poco, nel senso che Pavlovic magari possa saltare solo questa e non in generale un periodo, anche perché gli esami, ricordiamo, non hanno evidenziato lesioni, però comunque è un micro allarme. Non è un allarme perché il Milan per una partita alla settimana, ora la settimana che arriva il Milan avrà 3 di partite perché c'è anche la Coppa Italia, però Milan per una partita a settimana non è tremendamente corto. È ovvio che se iniziano ad arrivare gli infortuni diventi tremendamente corto, quindi bisogna fare attenzione e chissà magari si aprono le porte a gennaio per qualcosa in più sia in difesa e anche altrove in campo, ma io direi soprattutto in difesa. E di questo ovviamente tra poco parliamo del mercato in difesa. L'altro ballottaggio pesante che c'è in questo momento, non tanto riguarda il centrocampo dove quasi le scelte sono fatte anche per la conformazione fisica dell'Udinese, però l'unico che potrebbe rientrare nei ballottaggi è Samuele Ricci, ma lo lasciamo un attimo da parte perché in questo momento la questione riguarda soprattutto l'attacco, che senza Rafael Leao potrebbe vedere una coppia da trasferta, mi verrebbe da dire, Henry, cioè Pulisic e Nkunku. Sì, dipende poi dalle condizioni anche qui di Nkunku. Allegri ci ha detto che aveva una mezz'oretta nelle gambe,
magari la mezz'oretta è diventata un tempo, è diventato qualcosina più di un tempo, con anche un'oretta. questa settimana e con anche la partita giocata contro il Bologna, e quindi magari può partire e fare un'oretta, 55 minuti, non lo so. Ecco, la speranza è quella, anche perché Giang Kun-Ku contro il Bologna ha dato dimostrazione delle sue qualità nel finale. E io Simo penso che questa partita sia molto importante, non tanto perché dobbiamo vincere con l'Udinese per qualche strano motivo, ma perché poi arrivano partite un po' più complicate, no? Cioè la Juve e il Napoli. E soprattutto mi verrebbe da dire, sono partite in cui, per la situazione in cui siamo e da cui arriviamo, anche un pareggio non è che farebbe troppo schifo dal mio punto di vista. Quindi è importante raccogliere adesso i 3 punti. Contro l'Udinese puoi farlo, devi farlo. È vero che ha battuto l'Inter, è vero che ha tanti giocatori interessanti e adesso ci arriviamo, però tu hai un tasso tecnico decisamente superiore, un tasso fisico che non è che è troppo distante da quando è arrivato Rabiot, da quando hai messo dentro giocatori un po' più pesanti, e quindi bisogna provare a vincere, ecco, perché poi appunto arrivano partite non semplici. Come detto, arriva l'Udinese e di questo ovviamente dobbiamo parlare, ma ne parliamo più che altro per una questione legata al mercato. Poi oggi nel talk, domani con la conferenza stampa, parleremo anche di gara vera e propria. Perché insomma l'Udinese gioca a 3, come noi. L'Udinese storicamente riesce a coltivare dei buoni giocatori che poi vanno in giro per il mondo e soprattutto in difesa ha dei giocatori in questo momento molto interessanti, visto che peraltro è un reparto che noi insomma, abbiamo ancora un po' tralasciato nell'ultimo mercato. Abbiamo preso De Winter, è vero, si sta rivelando comunque un buon giocatore, ma dobbiamo sicuramente integrare il reparto numericamente e dal punto di vista della qualità. Ora, i giocatori interessanti sono due, mi verrebbe da dire, cioè sono il buon Thomas Christensen e Omar Solé. Sì, Se, diciamo così, Solé lo conosciamo già, difensore mancino, gioca a braccetto di sinistra, alto 1,92, fisico, rapido, eh, intelligente. discreta tecnica, niente di... però discreta. Mi ricordo anche di un suo bel gol da fuori qua a San Siro, ad esempio, Sì, ma non c'eravamo noi, no, c'erano gli altri. Però si avvia a un prezzo importante eh sì. e non credo che possa partire a gennaio, così a spanne, proprio perché si avvia a un prezzo importante, quindi l'Udinese lo sappiamo. Se arriva l'offerta che loro ritengono giusta, l'Udinese vende, non ha problemi di venderti a gennaio un giocatore. È ovvio, è evidente che a gennaio c'è sempre quel surplus che una società si fa pagare perché lo perde a A metà stagione in stagione. corso. Quindi, se per Solé il prezzo è già lievitato, ben oltre il nostro, diciamo così, classico 20-25, ok? L'altro, ovvero Thomas Christensen, che si sta affacciando in questa stagione prepotentemente, già l'anno scorso ovviamente ha giocato parecchio, soprattutto nella seconda parte di stagione, ma in questa è partito da titolare, potrebbe fare al caso nostro. Peraltro ricopre due ruoli, uno soprattutto che al Milan è di proprietà unica di Matteo Gabbia, cioè il difensore centrale in mezzo ai tre, cosa che in questo momento se non ci fosse Gabbia saremmo in difficoltà a riproporre, perché chi lo fa? Tomori, Eh De già. Winter, Pavlovic, sono più o meno No, è tutti bracciati. vero, per quanto riguarda Christensen, Simo, Mm. giocatore molto, cioè, di ottime prospettive, ecco, perché ha già fatto capire di essere un giocatore anche lui molto intelligente. Mi piacciono questi ragazzi dell'Udinese in difesa perché sono giocatori proprio svegli, ecco. Alto 1,98, quindi un gigante,
di testa nella sfida contro l'Inter a San Siro le ha prese tutte, cioè Thuram, Lautaro, Bonni, chi fosse, anche nei duelli con Pio, Esposito nel finale, le ha prese tutte lui praticamente, e è un nome interessante. È ovvio che è il 18 settembre, Simo. Se Christensen fa un campionato da qui a gennaio, come ha fatto l'avvio di stagione, anche il prezzo di Christensen salirà, perché fa la differenza per l'Udinese, perché magari a fine stagione costerebbe ancora di più, e tutte le cose che abbiamo detto anche un pochino prima. Prenderesti? Io personalmente prenderei subito, a Sì, sì, sì. gennaio, poi valuti. Il Milan, Christensen lo sta valutando, cioè Solé non è da valutare. Solé nel caso da Poi aprire il sarebbe da portafoglio. prendere e mettere titolare come braccetto di sinistra, appunto, Ecco. però. Il Milan Christensen lo sta valutando e sta valutando di fare questo benedetto ingresso indietro, soprattutto se da qui in poi battezziamo davvero la difesa a 3 e quindi ci servono per davvero i centrali, perché poi sul lungo periodo lo sappiamo, insomma, qualche problema magari anche fisico può nascere, bisogna avere un pochino più di profondità dietro, perché in questo momento se un centrale viene, che ne so, un piccolo infortunio, vedi Pavlovic, la prossima con l'Udinese hai De Winter, Gabbia, Tomori o Dogu. Fine. Quindi in questo momento il primo cambio a Udine, se Pavlovic non riesce a recuperare la panchina, è Odogu. Oppure un adattato. Sì, oppure ti metti a 4, non lo so. Fatto sta che sei, ripeto, sei al pelo, non sei né corto né sei al pelo, ok? Bastano, Se becchi la combo, infortunio, squalifica, ecco, sei corto, quindi sei adesso al pelo, basta mezzo infortunio in più, una squalifica, eccetera, che diventi corto. Quindi dobbiamo stare attenti. Poi aggiungo, Simo, dovremmo anche pensare a far maturare la rosa, soprattutto se a gennaio la classifica ci dice che siamo ben avviati, ci dirà, lo vedremo, iniziare a pensare di rimpolpare la rosa dal punto di vista numerico in ottica di avere magari più impegni l'anno prossimo, perché per quest'anno, ripeto, va anche bene, ma se poi ti ritrovi a giugno con magari qualche contratto che scade, pochi giocatori in rosa, doverne comprare 10 dal nulla, non so quanto senso abbia. Magari ci può stare anticipare qualche mossa a gennaio, sempre che a gennaio la classifica ci dica che il Milan naviga in acque un po' più serene, ecco, e non è ottavo o nono come l'anno scorso. ecco, per chiudere, è ovvio e evidente che ci si può adattare, ma io non ho mai visto le squadre che se alla prima volta che si infortuna un difensore devono passare da giocare a 3 a giocare a 4. È ovvio che poi uno si può adattare e ti metti a 4, cioè a Tecame e compagnia. Ok, va bene. Ma non è che se l'Inter si fa male un difensore centrale e dice, com'è? Ah, caspita, sono rimasto in 4. Vabbè, niente, giochiamo a 4 per forza. Eh. Chiudiamo con quello che è il nostro futuro, Henry. Sì, Non Milan futuro, che era pareggiato, ma si decide tutto qui, come diceva qualcuno. Lo stadio. Ho preso 2 stralci dalla delibera che ieri è stata firmata ed è passata al voto della giunta e la giunta l'ha approvata, rimandandola quindi al Consiglio Comunale e di questo ovviamente tra poco dobbiamo approfondire la questione. Però 2 stralci velocissimi. È stato stabilito che l'impianto debba essere di almeno 70.000 posti. Come avevamo detto, le spese accessorie per il tunnel e la bonifica verrà compartecipata, sono 36 milioni totali, il comune ne mette solo 22, quindi 14 se li devono prendere per forza le 2 società, quindi in poche parole 7-7. Le altre questioni sono molto più interessanti, cioè a parte il prezzo finale, cioè 197 milioni, di cui 73 subito, il resto ovviamente poi sono garantiti dalle fideiussioni bancarie o assicurative.
Poi le cose più interessanti sono dopo, ovvero a parte la clausola di earn-out del comune che se dovesse essere venduta la cosa a terzi nei primi 5 anni, c'è, diciamo così, una percentuale sulla plusvalenza da dare al comune. Per intenderci, se il comparto stadio, quello che è, verrà rivenduto a più di 197 milioni, la plusvalenza, plusvalenza sullo stadio, impazzirei, Incredibile. andrebbe in percentuale anche al comune. Quindi, tipo, il comune si è riservato il 10% sulla rivendita. Sì, letteralmente la percentuale sulla rivendita, ma non Sì. di un giocatore, bensì dello stadio. E poi c'è la cosa forse più interessante, cioè se a questo punto non succederà quello che deve succedere per colpa di non le società e nemmeno il comune, allora la cosa salta, cioè mi è scritto nella parte centrale, la risoluzione del contratto di vendita con riconsegna dei beni al comune dietro restituzione del corrispettivo versato fino a tale data, qualora non sussistano i presupposti di legge per l'avvio dei lavori nei termini indicati dalla delibera. Morale, le due società sono coperte che se dopo il voto del Consiglio Comunale succedono problemi di sorta, legati anche magari a il ricorso sul vincolo, che è la cosa principale, Sì. e la questione si blocca, le società possono uscire, farsi ridare quello che hanno versato fino a quel momento e salutare. Ci sta, è una tutela giusta. Quindi le società hanno firmato sì la delibera, hanno avuto un incontro e hanno avuto, diciamo così, l'ok per andare avanti con il Comune di Milano e il Sala ha potuto dire che ha trovato un accordo con la società, si è dimenticato di dire però che è un sì con riserva. Condizionato, sì. Come avevamo detto qualche giorno fa, cioè le società si sono dette, bene, ok, ma se salta per 1000 motivi, noi andiamo via e i soldi rientrano qui. Come è No, giusto ma che sia. infatti ci sta, cioè, non penso sia, anzi, meno male, da un punto di vista che ci si sia tutelati su una situazione che la raccontiamo ormai siamo dal 2019, quella di San Siro, ha tante micro variabili, piccole variabili, grandi variabili, Grandi paletti, variabili. piccoli paletti, grandi paletti, e quindi è giusto e sacrosanto che ci siano insomma, delle scappatoie perlomeno. Morale, in 10 giorni ci giochiamo davvero il futuro, perché sembra una cosa così. Caspita, ma stai costruendo lo stadio, che sarebbe la tua casa per i prossimi quanti? 60, 70, 80 anni? Circa, minimo, Forse di di più. solito. Perché poi se vai avanti, tipo come hanno fatto altre società che ristrutturano e vanno avanti, quella casa lì rischi di diventare per 100, 120, eccetera, eccetera. Ok? Quindi non stiamo parlando di quisquiglie. Anche chi è in carico per le due società deve capire che sta facendo una cosa che per le due società sarà vincolante e impattante, non per 4 anni perché stai comprando un attaccante, ma stai facendo la storia di queste due società, Sì. sia sportiva che economica. Già. Quindi ci giochiamo veramente tutto e ovviamente si gioca tutto. Le due proprietà che hanno in questo momento Inter e Milan, cioè Octree e Redbird, è chiaro e evidente che se dovesse saltare per 1000 motivi nei prossimi giorni dal punto di vista politico, perché se non passa in Consiglio Comunale la delibera, già qui salta tutto, e non è la Giunta, dove non avevamo nessun dubbio, tant'è che non ci sono stati nessun tipo di scossone, ma in Consiglio Comunale invece sì, qualche dubbio in più c'è tra l'opposizione, tra qualche francotiratore, tra qualche membro della maggioranza ma che non voterà per lo stadio. Già i numeri potrebbero essere molto meno sicuri e allora insomma, ci giochiamo veramente tutto qui, anche per Sì. un prossimo, chissà, cambio di proprietà. Vedremo, Simo, vedremo. Siamo arrivati in fondo a Mattino Milan. Henry, grazie. Ciao, a più tardi. A dopo, ore 13, lunch.
Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.